Buonasera a tutti, bello tornare in questo teatro. Ci sono stato poco tempo fa con un grande musical del Sistina, mi pare tutti insieme appassionatamente. Allora, io oggi vorrei fare con voi una riflessione, partendo naturalmente da quello che è un elemento che per me nella vita è sempre stato molto importante, che è il mare, le tempeste. Pensate, un'onda anomala può raggiungere l'altezza di 30 metri, praticamente un palazzo di 10 piani. Nel 1958, in Alaska, nella baia di Lituaia, si è scatenata un'onda anomala, pensate, di 526 metri, praticamente l'Empire State Building. C'è da dire però che quando la vita ci si mette, quando si mette di traverso, non è da meno. Ho vissuto come attore qualche anno fa una tempesta importante. Voi dovete sapere, noi ci formiamo, io mi sono formato da bambino nei grandi sceneggiati televisivi, ho cominciato così, poi il doppiaggio, perché gli sceneggiati televisivi all'epoca, dovete sapere, non era carino apparire in TV se eri un bimbo, era un problema. Chiaramente io e i miei fratelli lo facevamo per dare una mano, no? Perché a casa nostra mamma e papà non erano attori famosi, quindi si dava una mano, però era disdicevole. Quindi mio papà mi tolse dagli sceneggiati televisivi e cominciai a fare il doppiaggio. Piano piano, un po' alla volta, noi attori, artisti, ci confezioniamo una sorta di zainetto, chiamiamolo così, dove mettiamo un po' alla volta nel tempo tutte le nostre esperienze, riuscite, non riuscite, e ogni volta una tacca viene aggiunta in questo zainetto e piano piano andiamo avanti e si arricchisce sempre di più questo zaino. Lo zaino cos'è? È il curriculum di una persona. Tant'è che ogni tanto, aprendo lo zainetto, vai a rileggere, no? Quello che c'è dentro. E mano a mano che passano gli anni, passa il tempo, rileggendo quei titoli, quelle esperienze, cominci a prendere un po' di consapevolezza, no? Il nostro è un mestiere molto aleatorio e noi siamo sindacabili. Io posso piacere alle signore qui in prima fila, dall'altra parte magari no. Quindi non è così semplice, però quel curriculum, ogni volta che lo prendiamo e lo guardiamo, ci dà una sorta di sicurezza, no? Noi nasciamo precari, gli attori sono precari sempre. E avere questo compagno di viaggio che mano a mano si arricchisce per noi è fondamentale. Tant'è che quando veniamo chiamati a un provino, magari per uno spettacolo teatrale da fare in un teatro o uno sceneggiato televisivo, un film, la prima cosa che ti chiedevano era il curriculum. Ed era, ogni volta che ti arrivava questa richiesta, era un momento particolarissimo, almeno per me, andare a riprendere il curriculum, leggerlo e dire, bene, vai, insomma, c'è tanto qua dentro, c'è proprio tanto. Vabbè, mandiamolo. Parecchi anni fa, diciamo intorno, forse 7, 6, non mi ricordo, una mattina mi chiama il mio agente, Claudio Renda, e mi dice, senti Luca, ci devi preparare un attimo i tuoi inside. E dico, chi? Inside? Gli inside. Dico, guarda, scusa, di che stai parlando? Ma sì, dai, i dati interni dei tuoi social. E che sono i dati interni dei social? Io non, li ho sempre avuti i social, sono stato uno dei primi, ma però non sapevo cosa fossero questi dati interni. Cosa sono? Tu vai, ho dovuto pure chiedere, dico, scusate, come si vedono i dati interni? Vai a vedere all'interno e hai un po' di informazioni. Il pubblico maschile, femminile, l'età,
tutta una serie di dati. Quanti ti mettono mi piace, quanti non te lo mettono, insomma, va bene. E prendo tutti questi dati. E poi, una volta raccolti, dico, scusa, però a che servono? No, perché siccome ti hanno chiesto per un film, allora vogliono avere questi dati. Vabbè, lì per lì non ci ho pensato più di tanto. E li ho inviati. Bram. Dopo qualche tempo mi arriva un'altra richiesta di questo tipo. E poi un'altra. E poi un'altra. E poi un'altra. Allora la domanda mi è venuta, come si dice, spontanea. Ma il curriculum? Che fine ha fatto? Allora ho chiesto, ho detto scusate, abbiate pazienza, ma perché ci chiedete i dati dei social e non il nostro storico? Cioè quella cosetta carina che parla di noi, racconta di noi artisti, di quanto abbiamo corso, camminato, percorso strada. Magari abbiamo fatto cose belle, meno belle, non tutte le ciambelle riescono col buco, ma perché non ce lo chiedete più? E veramente per anni quel foglio, quelle pagine sono rimaste ferme là. Oggi ti chiedono quanti follower hai. Credetemi, io adoro i social e sono un grande comunicatore sui social, mi piace molto comunicare con le persone, ma che ci azzecca? Che vuol dire? Un artista come fa a dimostrare la sua capacità recitativa? Con i follower? Siamo sicuri? Io spero che non accada anche per i medici, perché allora è un problema. Un pomeriggio ero a casa, arriva mio figlio Lupo, 15 anni, con un telefonino in mano e mi fa vedere, dice papà, c'è questo doppiaggio, è un cartone animato, però sento qualcosa di strano. Vuoi sentire anche tu? Vabbè, dico fammi sentire. Che noti? Ma dico guarda, quello che parla di più non mi sembra proprio un professionista, mi sembra uno un po', è un po' aggrappato alla parete, no? E dice, ma lo sai chi è? Dico no, non lo so. È un TikToker. Ah, che cos'è un TikToker? TikTok, papà. Ah, ho capito, ok, TikTok. E quindi? Beh, pensa che questo qua è stato chiamato a doppiare il protagonista di questo film perché ha più di 2 milioni e mezzo di follower. Non è un attore, non ha mai doppiato in vita sua, ma gli hanno fatto fare questo protagonista. E cosa ancora più incredibile, papà, gli hanno dato quello che tu non prendi in 50 film. Ah, allora ho detto Lupo, sì, ma dove vuoi arrivare? Beh, papà, che insegnamento passa? Io ti vedo studiare tutti i giorni. Tu hai fatto un percorso, questo no. Allora io che devo fare? Quando tu mi dici, no, devi studiare, Lupo, studio importante, la scuola, ma dove sto andando? Mi faccio pure io un profilo su TikTok, mi compro un po' di follower e poi forse mi chiamano pure a me a fare il doppiaggio di un grande film. Capite che come padre, non più come artista, ti senti, come dire, un po' in imbarazzo, ma soprattutto come artista. Io vorrei capire, e non l'ho mai capito, nessuno me l'ha mai spiegato, a chi è venuto in mente. Qual è stato quel genio che una mattina si è svegliato nel suo mega ufficio, con il suo mega stipendio, e ha detto no, via i curriculum, vediamo chi ha più follower. Nessuno mi ha mai saputo rispondere. Pensate, ho fatto un film tempo fa, Quinto Nome. Io, Quinto Nome, quindi c'erano 1, 2, 3, 4 prima di me, belli,
no? Importanti, molto, molto più importanti di me. E mi dicono dalla produzione, guarda no, abbiamo deciso la promozione per il film la affidiamo solo a te. Dico scusate, ma no, perché? Io sono il quinto nome, non deve essere su di me, ci sono i miei attori, i miei compagni che sono molto più importanti di me. Sì, hai ragione, ma vai a vedere i loro profili, non hanno follower. Cioè, capite che è imbarazzante, soprattutto per noi che solchiamo questi palcoscenici qui. Quante volte, io mi ricordo da bambino, quando ho cominciato a fare teatro, ero terrorizzato, magari avevo 2 battute perché si comincia proprio da zero. E poi piano piano, nel tempo, premesso, io non ho mai fatto un'accademia. Quindi a volte quando sento i miei colleghi e dicono no, io vengo dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, io dico sto zitto perché ho cominciato da bambino, però hai fatto tutto un percorso pazzesco, incredibile. E allora così ci stiamo andando a schiantare contro il nulla. I miei colleghi mi dicono, vabbè, a Luca, e dai, e guarda il bicchiere mezzo pieno. Che poi io vorrei capire chi l'ha inventata sta cosa del bicchiere mezzo pieno. Ma che vuol dire? Eh no, devi vedere la parte piena. Ho capito, ma se andiamo avanti così, si svuota del tutto. Le competenze non servono più? Non ha più senso? Io continuo ad averlo, il mio curriculum, e ogni volta lo aggiorno, nella speranza che poi il nostro settore possa fare macchine indietro e ritornare alle competenze, perché anche qui ce n'è tanta di competenza. Qualcuno si ricorderà, no? Gli attori del dopoguerra, cioè avevamo un esercito. Il grande cinema italiano non è stato fatto certo con i follower, ma è stato fatto con le competenze. E quindi io me lo tengo lì nel mio zainetto con la speranza che un giorno qualcuno mi dica guarda che vogliono leggere un tuo curriculum. Ecco, questo per me sarebbe il regalo più bello, ma soprattutto pensando ai giovani, ai ragazzi, per loro. Noi ormai abbiamo fatto tanto, però loro dove vanno? Come gli spieghi a un giovane ragazzo che vuole fare teatro? No, guarda, devi metterti dentro un'accademia per anni, ti devi fare un mazzo così. Quando poi arriva il TikToker e passa avanti. Bisogna riflettere su questo. Noi, che siamo più grandi, cercare di fare delle barriere e soprattutto dare un po' di speranza a questi ragazzi, perché altrimenti è un disastro. Questo all'estero, vi posso assicurare, in alcuni paesi, Inghilterra, Francia, Spagna, senza andare negli Stati Uniti, non succede. Non ti chiedono quanti follower hai, ancora lì chiedono i curriculum. Io mi auguro che le cose cambino per tutti quanti noi e soprattutto per il nostro paese che torni ad essere il paese che faceva il grande cinema, il grande teatro e la grande televisione, come è giusto che sia. Grazie.